Ciao ragazzi, siamo alla Casa dei Giochi a Sant'Uguzzone a Milano per GCS Championship Series volume 3 e siamo qui con Busni Mattia, Busni Mattia che ha fatto 4-3 4-3, 4-3 portando un mazzo davvero particolare che adesso vediamo insieme. partendo dai mostri, che sono precisamente, se non sbaglio, 16. Si dividono in, per la maggior parte, bestia e due bestia guerriero, e poi abbiamo anche i classici. La carta un po' più strana e secondo me la più bella esteticamente è la Matica dell'Oscurità. L'unico ciccione, se vogliamo chiamarlo così, l'avrò evocato una volta per scapuzzo, mi è servito per carità, quindi via. Quindi per chi non sapesse l'effetto di Manticora È che quando viene mata al cimitero, per un qualsiasi motivo, che sia in battaglia, fatto di una carta o anche dal deck, lo posso rievocare nell'end in cui è stata mata al cimitero, tributtando dalla mano da terreno un mostro tipo bestia, bestialato, guerriero bestia. che è la maggior parte dei mazzi che gioca, come detto. Esattamente. Che in verità non dice tributare, dice mandare al cimitero, quindi ho scoperto oggi che coi token non parte, coi token di capro. Per fortuna non l'ho usato, se no mi davano del cheater. No. Poi la carta più particolare, quando la gente la vede pensa che vado di OTK, ma non è così, è il gatto. Di base sarebbe a 3 per, ma con i mostri che gioco il terzo non evoca niente. Quindi è un 300 che non fa niente, l'ho deciso di mettere a 2, mettendo al suo posto una forza esiliata che invece mi aiuta a spaccare tutti quei mostri grossi che diversamente non saprei come fare. 3 venere bestiale, carta che per essere un 3 stelle 1400 ma in verità è fortissima, perché quando parti di prima con gatto ti prendi 2 di loro dal deck, vai in hand, ti arrivano in mano invece che andare al cimitero, quindi ti fai un +2 così. Quindi sei protetto anche da 2 di meno. Esatto, e poi comunque ogni turno lo evochi, attacchi, ti ritorna in mano, quindi l'avversario non sa neanche che Deve non sprecare te lo per forza una ruba. carta Esatto. per toglierlo. Non ti rimane niente in difesa, sono delle trappole, però fa il suo. 2 per di panda da cucire. È bella quando non la fai vedere all'avversario finché non ti fa un bel capro, così si pompa di 2000, diventa un 2008 che trampla. Ne gioco solo 2 perché il terzo se mi arriva in mano non me ne faccio mai niente. Mire sul raggiante, che penso di non averlo mai usato per pompare i miei mostri. Poteva essere carino pompare le mie capre, attaccare così di 2008, ma l'ho sempre usato evocandolo con gatto per fare una metamorfosi e salvarmi in certi momenti un po' rognosi. E per quanto riguarda le bestie, sono finiti. Vabbè, abbiamo i classici che non possono mancare perché sono fortissimi. Tsukuyomi è 1 per perché non gioco flip, è sempre comodo per uccidere la maggior parte dei mostri che in difesa hanno solo 1000. E invece hai mai pensato di giocare Ratto Gigante, dato che giochi un po' di Il ratto gigante ci avevamo pensato, ma guardando la lista non sapevamo cosa togliere. Perché non essendo un OTK, che quindi hai necessità di evocare lui per evocare nell'OTK ne evochi alla fine 4 con la magia. Il ratto gigante alla fine era semplicemente lì che ti poteva un attimo parare da alcuni attacchi, nulla di più. Ok, vediamo le magie. Magie, beh, neanche a dire. Trinità, fortissima. Questa qui desaidata soltanto quando stava arrivando magari ai turni o quando non partivo prima, non lo so. In alcune partite era da togliere per evitare di farsi del down da solo. L'uomo, fortissimo. Che ti dirò, non è stato neanche troppo utile oggi perché ho beccato solo 2 Chaos, che era il deck tra quelli contro cui ho giocato che settava di più. Ho beccato 2 Reasoning che non settava niente, infatti l'ho desidata dopo la prima partita, e un Warrior e un Beatdown che anche loro se non settano niente poco ci manca. I 2 back removal che non possono mancare, uno Snatch e una Sepoltura. 2 carte che secondo me in questo mazzo con i vermi sono fortissime. 2 scambio creatura. Un po' la funzione con Azura, diciamo. Evoco serpente, e verme bestiale. Faccio scambio, gli rubo un mostro, niente mi torna in mano, quindi gli faccio un -1. 3 per di capro per pararmi e soprattutto per fare metamorfosi, perché alla fine questo qui è un cat control e il livello il limite dei 1000 occhi è un must. E le magie sono tutte qua, non c'è nulla di particolare, sono carte che bene o male giocano tutti, nulla di strano, nulla di più.
Le trappole anche qui classiche direi. Standard. 3 dash shot che con i dadi oggi vincevo solo lì praticamente, no scherzo. E partivo sempre prima, è stata una partita che in 3 turni ho fatto 3 dash shot e via. Dopo la seconda partita dei 6 davo quelli sicuramente e dopo vedevo un attimo cosa aggiungere in base al mazzo. Extra standard. L'extra standard, ho evocato soltanto il gran limite dei 1000 occhi. Ok, adesso vediamo molto velocemente. E una volta che mi è stato molto utile questo qui contro un... che deck era? Chaos magari. No, contro un... porca miseria, il Reasoning, che io ho rubato un Sorcerer e dopo l'ho bloccato un po' così, poi dopo il resto tutte le classiche. Vediamo invece la side. La side invece l'ho fatta tutta in base a cosa potevo incontrare, così mi poteva dar fastidio. Ho messo 2 Abyss Soldier che poteva attivarsi l'effetto con, vabbè, sempre lui e Virus Infetta Tribù e Serpente Sinistra che gioco e l'ho messo soprattutto per l'antimeta con la tigre. Di Diglety Beast non sapevo perché metterlo, nella lista che avevo trovato c'era e serviva per Empty Jar, quel mazzo che alla fine ti vince al turno 1 perché ti fa pescare tutto il mazzo e poi te lo fa scartare. Almeno con questo qui gli bloccavo il mostro e teoricamente vincevo così. Per fortuna non l'ho beccato, non so neanche se ci fosse al torneo. 2 Mind Control per Chaos, per rubargli i flippini e usare a mio vantaggio. Una volta esperto di ricezione che mi faceva molto comodo soprattutto per scartare la manticora, che non avevo molte carte che mi facevano scartare. 2 limiti RB, dal momento che io gioco per lo più 3 stelle, mi serve un attimo per pararmi come quasi se fosse una spada di Beatrice che dura un po' di più. Sì. 2 smashing, sempre anche questo qui per buttare giù quelli più rognosi. 3 decreti per il Barn che non ho incontrato. E 2 Mind Control sempre per Chaos, però sì scusami, Mind Crash sempre per lo più Chaos che ho appena detto, però in verità non l'ho mai usato perché è un mazzo che veramente non sapevo mai cosa togliere. Toglievo sicuramente trappole botola e per lo più 2 nobiluomo contro i 2 Risen che ho beccato e basta. Di solito purtroppo ho giocato poco. Considerazioni generali sul mazzo? Allora, è stato molto divertente da giocare, sicuramente. Io il gatto lo adoro proprio come carta, mi piace molto. E è stata bella la reazione degli avversari che vedevano il gatto inizialmente sbroccando prima di trovare l'OTK, perché al turno 1 partivo gatto, quindi facevo più 2 e dicevo no. Però dai, sì, forse non è il mazzo della vita, sicuramente se lo gioca qualcuno di più bravo di me va più avanti, però se capita lo riporto sicuro perché è bello. Magari sono anche affezionati per le carte che sono, però è bello. Va bene, dai. Allora niente, ringraziamo e speriamo di vederti al prossimo evento. Sicuramente, grazie a voi perché l'evento è stato veramente bello, veramente grande, è stato un piacere poter partecipare. Perfetto, grazie mille, alla prossima. Ciao. Ciao ragazzi.